Si stava meglio quando si stava peggio, signora mia. Si stava meglio quando i film di supereroi erano pochi e fatti bene e non tutto incasinato e ingrovigliato, oppure no? Perché è stato rivalutato di tutto, la moda degli anni '80, i cinepanettoni, le capigliature di Nino D'Angelo. Però dai, a tutto c'è un limite, E quel limite sono i film mal cagati, i peggiori cinecomics di sempre, che magari hai visto e ricordi, oppure non hai mai visto e non ricordi, e quindi chi meglio di noi per ricordarteli. Oggi parliamo veramente di un bel disastro di cinecomics e vi avviso, l'ho visto solo per dovere di podcast, per amore per voi, insomma per il content. Ecco, questo film si chiama Elektra. Io sono Enrico di Storia di Fumetti e Cinema, il canale dove parliamo delle nostre passioni a 360 gradi. Prima di incominciare a parlare di questo mega flop del 2005, però vi invito a lasciare un mi piace, un commento, ad iscrivervi al canale e attivare la campanella, così insomma da poterci aiutare. Dicevamo dunque, si stava meglio quando si stava peggio? Ma parliamone un attimo. Anno del Signore 2005. La Marvel è salva dal fallimento. Blade e la sua trilogia hanno lanciato un nuovo modo di fare cinecomics, più dark, più metal, insomma più cazzuto. Avi Arad, il produttore e capo dei neonati studi di Marvel Entertainment, incasella un successo dopo l'altro. Nel 2000 sono gli X-Men di Bryan Singer ad illuminare la strada per il successo del 2002 di Spider-Man, diretto da Sam Raimi, un colossal che rivoluzionerà per sempre l'approccio cinefumettistico e che segnerà non una, ma più generazioni. Convinto di poter portare molto in fretta gran parte dei grandissimi eroi della Casa delle Idee al cinema, Arad fa partire le produzioni di Fantastici 4, dei sequel degli X-Men, di Hulk, di Ghost Rider, sì, anche di Ghost Rider, e di Daredevil. Come possiamo parlare di Elektra senza infatti nominare questo oscuro soggetto che è il Daredevil con Ben Affleck del 2003? Oggi viene per lo più spernacchiato e tant'è, ma il Daredevil diretto da Mark Steven Johnson fu un esperimento piuttosto ambizioso. Magari la resa non fu proprio straordinaria, persino per il 2003, ma si propose di portare una delle storie più famose del Diavolo Custode, quella della morte di Elektra, e si fece anche forza di interpretazioni molto gustose, come quella di Colin Farrell nel ruolo di Bullseye, o ancora Michael Clarke Duncan nei panni di Kingpin, che personalmente ho sempre adorato. Nulla togliere Vincent D'Onofrio, sia chiaro. Insomma, complice anche l'abbondante dose di Evanescence nel film, Daredevil è un successone, costa alla 20th Century Fox 78 milioni di dollari e ne incassa più del doppio, toccando quota 179 milioni di dollari complessivi in tutto il mondo. Arad è gasatissimo e la spara grossa, dichiara infatti: siamo 5 su 5 con successi da record al botteghino e abbiamo altre 2 uscite Marvel previste per quest'estate, ovvero X-Men 2 e Hulk. È una testimonianza dell'ampio fascino di questi personaggi davanti al pubblico mainstream al di fuori dei principali fan dei fumetti. Questi supereroi hanno avuto successo nel Pantheon Marvel per decenni, ha senso solo che le loro traduzioni sul grande schermo siano altrettanto fruttuose. Beh, era veramente molto gasato Avi Arad, talmente gasato che si lascia impressionare da una suggestione lontana, di quando era ancora un dipendente della Marvel Comics, una suggestione che risale al 1987. Il personaggio di Elektra Natchios appare per la prima volta nel 1981 e viene inventata dal mitico Frank Miller nella celebre e leggendaria run sul personaggio di Daredevil. Nel giro di pochissimo tempo conquista il cuore dei lettori del Diavolo Custode, al punto tale da costringere Frank Miller a mantenerla stabilmente nelle travi del personaggio, o almeno così doveva essere fino al 1982, quando Miller fa uccidere Elektra per mano di Bullseye. Nel corso degli anni successivi però Francone ripesca Elektra e la rende protagonista di una straordinaria miniserie, Assassin, disegnata dallo strepitoso Bill Sienkiewicz, col quale aveva in realtà già lavorato precedentemente. La miniserie, che vede la pubblicazione tra l'86 e l'87, ha come protagonista l'omonima Elektra, intenta a sgominare la demoniaca bestia, un'entità occulta che vuole annientare il mondo in un olocausto nucleare. Come? Attraverso il controllo della psiche del candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti. Nel mezzo spie dello Shield, Narcos, Cyborg, corruzione. Un gioiellino. Tant'è che i fan iniziano a suggerire un adattamento cinematografico. Suggerimento
che arriva Oliver Stone. Eh sì, perché che ci crediate o meno, il regista premio Oscar di Wall Street, di Platoon e di Nato il 4 di luglio voleva adattare la graphic novel a un film con protagonista la pallavolista Gabrielle Reece, che lui stesso aveva selezionato per il ruolo di Elektra. Addirittura nel 94 tutto era pronto, compreso il press kit, poi però il personaggio venne acquisito dalla 20th Century Fox, che mise in stop eterno il progetto di Oliver Stone. Cioè, chissà cosa ci siamo persi, raga. Ma sapete cosa non ci siamo persi? Questo Elektra, Jennifer Garner, che nel 2003 prende, indossa i panni della greca Elektra Natchios e si fa ammazzare da Colin Farrell. Mettiamola così, magari non è la scelta di casting più azzeccata del film, ma Arad è convinto di poter fare di tutto con i personaggi Marvel. E allora perché non realizzare il primo spin-off movie che possa lanciare una vaga idea di universo condiviso? Si va subito in produzione di Elektra, per il quale viene chiamato alla cinepresa Rob Bowman, già ottimo regista in realtà di alcuni episodi di Star Trek Next Generation, di X-Files e dell'adattamento cinematografico del 98, appunto, The X-Files. Insomma, neanche maraccio, no? Vabbè, considerate che Elektra sarà il suo ultimo film di sempre. Permette? Sì, Giovanni Rana. quello dei tortellini. Sappiate che per parlarvi di questo film mi sono rovinato una ricca pausa pranzo a base di tortellini, quindi se non lasciate un commento d'amore qui sotto ci arrabbiamo. Ma immergiamoci nella trama di Elektra. Insomma, la protagonista in qualche modo è sopravvissuta alla morte grazie a Stick, interpretato da Terence Stamp, il leggendario generale Zod di Superman 1 e 2. Scelta di casting incredibile, buttata letteralmente al vento. Comunque Stick la allena e la rende fortissima, offrendole anche il dono della preveggenza e la possibilità di resuscitare la gente, che è tipo una cosa enorme. Stick a una certa la caccia, e quindi la nostra mitica rimbalza da angolo in angolo del pianeta a uccidere persone, in cambio ovviamente di soldoni. A farle da manager c'è McCabe, un randomico americano che appunto vuole fare i soldoni. Elektra affitta un delizioso cottage in mezzo a un lago e qui conosce Mark Miller, con la E, Mark Miller, padre single, e Abby, sua figlia, un insopportabile teenager che non vi risulterà simpatica neppure per un secondo durante la visione del film. Elektra riceve gli obiettivi da abbattere e, sorpresa sorpresa, sono proprio Mark e Abby. La nostra killer esita, non uccide la ragazzina e scopriamo quindi che la Mano, clan di ninja potentissimi, ha preso di mira Abby perché nasconde dentro di sé un tesoro spirituale. In sostanza è una vera e propria arma per decidere il fato dell'eterna guerra tra bene e male. La Mano è guidata dal maestro Roshi, che poi è il nome americano del genio delle tartarughe di Dragon Ball. Ma il vero villain è suo figlio, Kirigi, che vuole ricevere in eredità la guida del clan. Kirigi si porta dietro Typhoid Mary, personaggio completamente diverso nei comics ed attuale moglie di Kingpin, il pacchissimo Tattoo, uomo in grado di rendere viventi i propri tatuaggi, il ninja King Ku e Stone, un tizio grosso e forte, come appunto una pietra. In una foresta Elektra combatte con questi e veniamo a scoprire la prima curiosa analogia con i fumetti. Perché quando i ninja della Mano muoiono, questi spariscono in una nuvola di zolfo verde. Oh, nei comics bellissimo, divertente, però resa così... meh. Dopo questo scontro Elektra decide di affrontare singolarmente Kirigi nella battaglia finale. Dove? Ma a casa sua naturalmente. La villa dei Nachios, abbandonata all'epoca dell'omicidio di sua madre. E indovinate chi ha ammazzato la madre di Elektra? Proprio lui, Kirigi. La nostra arriva, saranno passati 15 anni e trova solo dell'edera. Insomma, poca roba. I mobili sono coperti da teli bianchi, polvere e ragnatele, zero, vabbè. In un tripudio di teli che volano e sai che si agitano al cielo, i due se la danno di santa ragione. Elektra sgomina anche alcuni dei ninja accendendo il gas e facendo esplodere mezza palazzina con una fiamma. E qui, quando l'ho visto, mi è proprio sorta una domanda spontanea. Ma come cazzo è possibile? La casa è abbandonata da anni, il gas non è mai stato chiuso? Le utenze sono ancora valide? Chi paga le bollette? Quanto può essere salata? E poi non ci vuole tipo 1 ora, 2 ore, 3 ore almeno a far salire il gas dalle tubature. Boh, bah. La sfida si sposta in questo bellissimo labirinto di siepi, anche in questo caso curato fino al minimo dettaglio. Elektra e Abby si perdono durante la battaglia e Abby viene catturata da Tattoo. Elektra riesce a sconfiggerlo, ma arriva Mary che la trova e la uccide, quindi Zack morta, caput. Elektra affronta Kirigi, lo batte e poi uccide definitivamente Mary. Torna in casa, si porta dietro Abby, la mette nel letto, anche qua
zero polvere sul letto, 15 anni, il letto mollato così, ma vabbè. Accende la luce, e anche qua la luce che non è mai stata staccata, ok? E la resuscita, sì, la resuscita, esattamente come Stick fece con lei. Electra saluta Mark e sua figlia e Jennifer Ona Garner prende e se ne va, là, non prima di farci presagire che è solo l'inizio di una serie di grandi avventure. E invece no, perché il film è talmente un flop che Avi Arad prende gli investitori appena poco dopo l'uscita e dichiara: è stato un errore, tranquilli, non lo faremo mai più. Il film viene stroncato dalla critica, da Bowman stesso che dichiara di essere stato continuamente zavorrato dalla produzione, dalla Garner che non capisce in cosa è finita, ma soprattutto dagli incassi, perché Electra porta a casa 56 milioni di dollari, il peggior incasso di sempre dopo Howard il Papero, e costa 43 milioni. Cosa non ha funzionato in questo film? Innanzitutto, e questo tema potrebbe essere affrontato su scala ben più ampia, sappiamo che gli action movie con protagoniste femminili incassano sempre poco. Perché? Meno appeal, fuori target. A tempo debito potremmo rifletterci. Fatto sta che effettivamente Marvel non si azzarda più a portare un film con protagonista una donna fino a Capitan Marvel, 14 anni dopo, e sappiamo com'è andata a finire. La trama è sciapa, è piatta, semplice ma molto dimenticabile. Gli attori sembrano in qualche modo sempre fuori ruolo, sempre distratti da altro, e la Garner non brilla proprio per interpretazione. Certo, è una bella presenza, sicuramente fa la sua figura con il costume di Electra e con questi bellissimi capelli che svolazzano, però diciamo che la recitazione non è stata proprio il suo forte. La CGI è poca e mal gestita, i tatuaggi di tattoo che prendono vita sono già vecchi, insomma, proprio non va. Le musiche quanto di più generico e sciapo ci si può aspettare da un film di quel periodo. Almeno ci fosse stata una mega hit degli Evanescence, e invece no, c'è una canzone degli Evanescence, ma non è una mega hit. Ma cosa invece possiamo salvare di questo film? Sicuramente qualche brillante scelta di casting, come Stick, che davvero non so come farvi capire di che genere di spreco sia stato in questa roba qua. Le scene d'azione sono ben coreografate, e almeno in questo la Garner ha ottenuto la sua credibilità. A parte quando le volano appunto continuamente i capelli come se fossimo in uno spot della Pantene, perché lei vale. Per il resto un disastro. Bowman, impettito da questo risultato, fece addirittura uscire una director's cut con tanto di cameo di Ben Affleck, che, ripetiamolo tutti insieme, odia e ha odiato come la peste il suo ruolo in Daredevil. Ma tutto sommato non tutto il male viene per nuocere. Electra fu un inciampo che non fece demordere Arad e la Marvel dall'ambizioso piano di conquista degli schermi di tutto il mondo. E a distanza di tanti anni possiamo dire che la missione è compiuta. E voi avete visto Electra? Fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate e quale vorreste fosse il prossimo film mal cagato della rubrica. Iscrivetevi al canale e lasciateci un like. Alla prossima!